Signore e signori, benvenuti. Io sono Michele D'Ercole, presidente della Camera di Commercio Italiana in Vietnam, e vi do il benvenuto oggi qui alla presentazione del libro Compassione dell'autore vietnamita Huy Tan, che è qui con noi. Siamo qui in questo luogo storico, speciale e significativo all'interno della Basilica di Santa Maria sopra Minerva. Allora, l'evento si dividerà in due parti. Abbiamo la prima parte con la presentazione del libro, qui avremo i relatori che dopo interverranno. Al termine della prima parte avremo un break dove avrete l'opportunità di degustare il tè vietnamita Compassione, il tè portato sempre dall'autore, e dopo, al termine del break, inizierà il seminario proprio sul tema del libro, come compassione la chiave dei problemi globali. Al termine del seminario vi sarà l'esibizione del sassofonista vietnamita Van Minh, che praticamente suonerà il brano Compassione scritto dall'autore sempre Huy Tan. E durante il seminario avremo l'intervento sia del professor Minh, che è uno dei vincitori del premio Nobel della pace del 2007, che sarà uno dei relatori, poi il professor Minh è il professor August Minh dell'Università Miramar della California, e poi l'imprenditore Mr. Son vietnamita, che farà parte sempre del seminario. Quindi rimanete sino alla fine, perché vi saranno interventi molto interessanti sul tema della compassione. E ora passo la parola al Monsignor Jean-Marie Gervais per i suoi saluti introduttivi. In quanto presidente dell'Associazione Internazionale Toda Pulcra, sono lieto di patrocinare e di accogliere questa sera la presentazione del libro Compassione di Huy Tan nella Sala dei Papi della Basilica Santa Maria sopra Minerva, questa bellissima sala dedicata ai Papi. Vedete, diciamo, il carattere simbolico anche del nostro incontro. Un altro carattere simbolico è oggi 18 aprile. 18 aprile, forse non ci avete pensato, è la giornata mondiale del patrimonio culturale istituita dall'UNESCO nel 1982. In questo patrimonio culturale mondiale abbiamo anche la nozione, evidentemente, che noi vogliamo difendere e diffondere, di misericordia e di compassione. Sapete, la misericordia è il sentimento generato dalla compassione per la miseria altrui, miseria morale, miseria spirituale. La misericordia è una virtù morale tenuta in grande considerazione dall'etica cristiana e si concretizza in opere di pietà o appunto di misericordia. Mentre la compassione è il sentimento per il quale un individuo percepisce emozionalmente la sofferenza altrui, desiderando di alleviarla. Noi in questa città, che gli antichi romani chiamavano Caput Mundi, Roma, in pochi mesi adesso sarà annunciato il giorno dell'ascensione dal Papa attuale, e in pochi mesi si aprirà il giubileo del 2025. Mentre in tutto il mondo attualmente cosa sta accadendo? In tutto il mondo soffiano venti di guerra. Siamo convinti, con l'insegnamento di Papa Francesco sulla misericordia e le profonde intuizioni verissime di Huy Tan sulla compassione, insieme, misericordia e compassione insieme sono la via reggia per evitare questo grande reset fatto di autodistruzione determinata dalla cultura dello scarto, il famoso scarto del quale parla continuamente Papa Francesco.
La misericordia è un tema su cui il Papa, il Santo Padre, ha insistito fin dal primo giorno del suo pontificato. La misericordia cambia il mondo, la compassione cambia il mondo, diceva Papa Francesco durante il suo primo Angelus, cioè la prima domenica dopo l'insediamento a Pontefice. Il messaggio della Chiesa di Giovanni Paolo II, da Giovanni Paolo II a Papa Francesco, ai fedeli del mondo, è quello, il tempo della misericordia. La misericordia è l'atto ultimo e supremo con il quale Dio ci viene incontro, dice Papa Francesco. Non è da meno il nostro amico A.U.I. Tal che scrive lui stesso: la più grande catastrofe che l'umanità deve sopportare è certamente la mancanza di compassione. Questo momento buio, lo sappiamo tutti, lo vediamo tutti, andiamo poco a poco verso, diciamo, se niente ci ferma, verso una catastrofe, diciamo, senza precedenti, e questa mancanza di compassione. Auitane, lui ci dice, ci scrive giustamente: credetemi, il mondo della compassione vi porterà gioia, sorriso, gioia, felicità, pace. Sono convinto che ognuno di noi possa diventare un messaggero d'amore indipendentemente da chi siete e da dove venite. 2025 e 2030. Abbiamo un quinquennio che sarà retto dalla misericordia e dalla compassione per ricominciare questo circolo virtuoso, quello che vogliamo noi insieme, cristiani e tutte le altre religioni, il nostro amico, filosofi, per smorzare, per impedire questo conflitto planetario tra due imperi, diciamo, che pensano a altre cose. Sì, dobbiamo svegliarci rapidamente. Perciò in questa Roma che si prepara con tutta la cristianità e per il mondo intero al Giubileo, dobbiamo ribadire che l'anno giubilare è un termine che ricorre più volte nelle scritture ebraico-cristiane, e questa è la nozione di reset che è offerta da Dio per la grazia di Dio alla società e al singolo fedele. Un certo senso, quello che stiamo per vivere insieme, cristiani ma anche le altre religioni, che vogliamo confluire tutti, diciamo, lottando con questo mondo che vuole l'autodemolizione, l'autodistruzione, la confusione, le guerre. Noi tutti insieme, quale che siano le religioni, diciamo, dobbiamo offrire, praticare la misericordia e la compassione. In tal senso ogni anno santo cristiano e ebraico, eccetera, eccetera, è un anno della misericordia. Ce l'aveva insegnato noi cristiani già Giovanni XXIII nel 62, quando diceva: ora la sposa di Cristo preferisce usare la medicina della misericordia invece di imbracciare le armi del rigore. Oggi più che mai la Chiesa vuole tornare alle radici del messaggio evangelico, confessare la propria gioia e assumersi la responsabilità di amare gli esseri umani tutti. La più grande conquista dell'umanità può raggiungere, che l'umanità, diciamo, intera può raggiungere, è fuori di dubbio la compassione. Quindi ci avviciniamo al grande giubileo. Noi questa sera, e continueremo a farlo anche dinanzi al Santo Padre, proporremo questi dibattiti a partire da questo libro, diciamo, che ci sia un grande movimento per la misericordia e la compassione. Anche un altro pensatore sudamericano aveva già iniziato questo grande abbraccio della pace, questi movimenti che devono nascere in tutto il mondo per impedire queste forze malvagie che hanno tutti i mezzi, evidentemente, eserciti, eccetera, eccetera, li conoscete tutti, sono tutti legati
da una parte all'altra del mondo per impedire questa autodistruzione, diciamo, della società, evidentemente, questa civiltà dello scarto, evidentemente, con tante miserie, per rifare un mondo veramente che non ha più niente di umano. Preghiamo dunque la Divina Misericordia e pratichiamo la compassione. Che cos'è la compassione? Liệu nhân loại có thể có câu trả lời chung về tình thương được không? Possiamo avere una risposta per tutti per questa domanda. Và cấu trúc nguyên lý của tình thương là gì? E qual è il principio della compassione? Chính là nội dung của quyển sách mà tôi viết. Sono proprio i contenuti del libro che ho trattato dentro il mio libro. Và tôi rất là hạnh phúc bởi vì những cái diễn giả ở đây đã nói những cái sự đồng cảm. Tôi cảm rằng mọi người, những các diễn giả ở đây đã có được sự đồng cảm với quyển sách. Tôi chỉ là người viết lại những suy nghĩ của mọi người theo một cấu trúc mà để người đọc có thể hiểu và vận dụng được. E sono molto felice dopo ho sentito le vostre parole perché posso sentire la vostra empatia con in argomento, con il tema che ho trattato nel libro. Quindi io sono come una persona che ha scritto di tutti i vostri pensieri. Và như ngài Macro vừa nói là tình thương là cội nguồn của văn hóa của các dân tộc. Come il signore Marco ha detto che è proprio la compassione è proprio la base, fondamento per tutta l'umanità. Và một điều kỳ diệu là ngày hôm nay cũng là ngày giỗ tổ Hùng Vương, là cội nguồn văn hóa của dân tộc Việt Nam. E anche oggi è una festa molto importante in Vietnam, è proprio Re Hùng Vương, è proprio il fondatore del popolo vietnamita. Và chính ngày hôm nay cả nước Việt Nam được nghĩ để làm giỗ tổ. E quindi proprio una festa molto importante per i vietnamiti oggi. Và tôi cũng rất hạnh phúc đến đây để bày tỏ cái lòng biết ơn đến nước Việt Nam thân yêu của chúng ta. E quindi vorrei stare qua anche per esprimere la mia fiero di essere un vietnamita. Chúng tôi gọi Việt Nam là quốc gia của tình thương. E possiamo chiamare che Vietnam è il paese della compassione. Vì sao lại như vậy? Bởi vì chúng tôi đã trải qua rất nhiều đau thương và đến với hạnh phúc bằng tình thương. Perché possiamo chiamare così? Perché abbiamo attraverso tanti conflitti da poter avere la pace di oggi. Và hôm nay có rất nhiều đại diện ưu tú của người Việt Nam đến đây. E oggi abbiamo presentati anche i rappresentanti molto importanti vietnamiti. Ví dụ như người anh họ của tôi là người Việt Nam sinh ở Pháp và đạt giải Nobel Hòa bình năm 2007. Come mio cugino è un vietnamita che ha ricevuto il premio Nobel. Và tôi hy vọng rằng Việt Nam được cùng với thế giới để đưa tình thương đến với mỗi tâm hồn và cứu rỗi mỗi linh hồn. E quindi siamo oggi da poter diffondere la compassione a tutto il mondo. Và mỗi chúng ta có thể ở các vị trí khác nhau, có thể là lãnh đạo, có thể những người yếm thế, nhưng chúng ta đều phải tự cứu rỗi linh hồn. Noi possiamo avere diversi lavori, occupazione, anche i ruoli diversi nella società, ma dobbiamo sempre avere questa missione di portare avanti la compassione. Grazie. Divisione Và kiến tạo giải pháp. e la creazione della soluzione. Và khi thực hành thì chúng ta sẽ thấy phép màu hiện ra. E proprio quando pratico questo principio ho trovato il risultato. Giống như ánh sáng mặt trời là ánh sáng trắng, nhưng mà khi chiếu qua lăng kính chúng ta thấy ánh sáng cầu vồng ấy. E come possiamo vedere che se vediamo in sole che c'è luce bianca, ma se vediamo con un filtro possiamo vedere in 7 colori. Và đó là sự thật. E proprio così è successo a me. That's how science has played a crucial role in raising global awareness about the urgency to address climate change. For example,
in the fourth IPCC assessment report, we conclusively attributed climate change to human activities. It's given today, but then, at the time, we had to drive the climato-skepticism out of the conference room. And that was a major progress towards climate change agreements like the Paris Agreement. Mi piace parlare in inglese. Grazie mille. Monsieur Jean-Marie Gervais, Monsieur Marco Sofanelli, Mr. Howie Tang, Mario Ferrari, and Irina Sokolova. I'm very honored to have an opportunity to return to Rome, the Vatican, today. I've been in Rome many times before. I work for the World Bank and I travel a lot. I love this city, this magnificent city. I'm here to share my thoughts about and Michelle D'Acoli. I miss you. I'd like to have a few minutes to share my thoughts about this book. Xin phép các quý vị, tôi xin phép nói vài phút để chia sẻ cảm tưởng về cuốn sách tác giả Huy Thanh. I live in the U.S. for a long time, and I'm Catholic. My parents my mom was a sister, a police sister, and my father was a deacon. But World War II came to Vietnam and spread, and then the war destroyed all the convents and the missionary, all the seminaries, and then so my parents were forced to end their vocation, religious vocation. And I followed, when I grew up, I followed them. I became a Franciscan brother, Franciscan, and I studied in the U.S. And some of my family members studied in Vatican, so all of us, received the grace of the Lord, and we received the blessing from the Pope and also the priest, the Franciscan priest here. Vietnam is a small country, and then we went through 3 very major wars, so 1,000 years. So the country was destroyed, and then we grew up from the ash. So Vietnamese parents, they send their children to the front line to defend the country. So the husband went to the front line, and the wife stayed home taking care of the children. So you can see we live in a very strong family network. So we're talking about sharing our traditional values, and also we talk about compassion. We love not only each other, we love our village, we love our cities, we love our families, but we also love our country. Because without our country and homeland, there's no Vietnamese, there's no Vietnam, there's no statehood. So we stay together in the village throughout all the 3 big wars, the war like 1,000 years against the Chinese and the French, and then after that we have the American war. Now we are successful in fighting the last war we have today, is the war against poverty. So Vietnam was like a phoenix rising from the ash. Okay? So you cannot see Vietnam during the 40s. I was born in the 40s, 1945. We didn't have anything to eat, but today Vietnam is a very strong, very safe, and very rich country. We hope Monsignor Gervais and your friends here will be in Vietnam one day, and we hope to see you and receive you in Vietnam, the guests in Vietnam one day in the near future. I'll be your driver. Un riassunto di quello che ha detto il professore. Chiaramente il Vietnam è una nazione che ha sofferto negli anni, ha avuto molte guerre e quindi è una nazione dove la compassione è cresciuta col tempo.
proprio perché è un popolo che ha avuto più di 100 anni di guerre consecutive. Quindi questo ha creato all'interno della popolazione vietnamita questo sentimento di compassione. Quindi poi lui ha detto che chiaramente la sua esperienza lavorativa l'ha portata a girare il mondo e principalmente gli Stati Uniti d'America, dove è basato, e in più una cosa importante che ha sottolineato è il fatto che questo messaggio della compassione è molto vicino a quello che è il cattolicesimo oggi. Infatti ha menzionato della possibilità che il Papa possa visitare il Vietnam entro quest'anno. È una possibilità, non c'è nessuna certezza, perché il Papa in settembre sarà in quella parte del mondo in un viaggio apostolico già confermato. C'è l'Indonesia, c'è lo Sri Lanka, Nuova Papua Guinea e probabilmente Singapore, e non si sa se riuscirà anche a venire in Vietnam. Non a caso il fatto che oggi noi siamo qui e Total Pulcra ha aiutato questa presentazione proprio per il fatto che questo messaggio che parte dal Vietnam è molto sentito dal Vaticano. Vâng, được, xin cảm ơn Ngài. Tiếp theo chương trình thì như chúng tôi vừa mới thông báo rằng các diễn giả mà ở phiên 2, tôi xin thông báo đây là diễn giả Marius, diễn giả Marius from Italy, diễn giả Scott from Belgium. Credo che ci sia un'assonanza tra il meccanismo della compassione universale e la traduzione di grandi poemi che esprimono valori positivi del mondo. In particolare posso dire la mia esperienza particolare quando ho conosciuto il signor Tan. Io mi trovavo in Vietnam per lavoro e ho avuto l'opportunità di conoscere Tan. Io sono scrittore anche, quindi abbiamo subito trovato una chiave di affinità, diciamo, tra le nostre varie sensibilità. Quindi da un lato persone operose nell'ambito dell'economia, diciamo, del commercio, ma dall'altro anche persone che esprimono la loro sensibilità attraverso la scrittura. Quando ho letto il libro di Tan ho capito subito che non si trattava di un semplice libro con un messaggio positivo, che si trattava di un qualche cosa che andava al di là, cioè una chiave di interpretazione da un punto di vista che come italiano non avevo mai ascoltato in maniera così compiuta, perché il messaggio del signor Tan è un messaggio che esprime la compassione, esprime il concetto di compassione, ma da un punto di vista differente rispetto a quello che giustamente il professore di sociologia ha enfatizzato. Abbiamo due modi di intendere la compassione, un modo dispregiativo e un modo positivo. Ecco, il messaggio del signor Tan è il messaggio di una chiave universale di interpretazione dei sentimenti transnazionali, tra nazioni, un messaggio che esprime anche che è trasversale anche rispetto alle religioni, per cui abbiamo così bisogno di questo messaggio. Vorrei dare un saluto al Monsignore e a tutti i presenti di oggi, e sono molto lieto di poter essere qua in un posto storico, nella una città importante. Tôi cũng may mắn được đọc cuốn sách mà tôi gọi là Rất nhỏ bé của tác giả Hà Huy Thanh trong một dịp tình cờ gặp tác giả trên chuyến bay. Io ho avuto una fortuna di leggere questo libro che posso chiamare come un piccolo libro su un viaggio su un aereo. Và đọc xong cuốn sách thì trong tôi có một câu hỏi rất lớn. Dopo aver letto il libro mi è venuto una grande domanda. Làm sao mà tác giả Hà Huy Thanh có thể viết về tình thương với một cái nhìn mới và hết sức sống động như vậy, hết sức thực tế như vậy? E come in autore Huy Thanh ha ottenuto idea da poter scrivere un libro così profondo e con un punto di vista molto nuovo sulla compassione. Tôi có trao đổi sau đó với tác giả
Thì như là tác giả vừa trả lời với tất cả chúng ta ở cái phiên 1 ấy, là tác giả viết cuốn sách này sau một cái sự lóe sáng của tâm thức. Poi dopodiché ho ottenuto occasione da poter comunicare con l'autore e come mi ha spiegato e come anche ha spiegato a voi alla prima sessione che l'idea è venuta come una luce, un risveglio spirituale. Là một người đã trải qua rất nhiều năm làm việc, sống ở một cái đất nước như là giáo sư Hà Tùng Linh vừa mới giới thiệu với chúng ta, và đặc biệt là có rất nhiều năm, hơn 20 năm theo đuổi cái triết lý của Phật giáo cũng như là hành thiền. Poi abbiamo anche sentito gli interventi, la condivisione dell'idea di tutti i professori che hanno avuto occasione di vivere all'estero per tanti anni, per ottenere tante esperienze. Thì tôi hiểu rất rõ và thấu hiểu được rằng cái ánh sáng lóe lên trong tâm thức của anh Hà Huy Thanh giúp cho anh viết cuốn sách này là một sự kiện hết sức quan trọng và rất dễ hiểu, đối với tôi rất dễ hiểu. E quindi io posso capire che la luce che è venuta alla signora Hà Huy Thanh, l'autore, è come una cosa che è venuta naturalmente, come un risveglio spirituale. Micro universo. Nhận thức được như vậy, chúng ta có được sự thức tỉnh tâm linh và chắc chắn tình thương sẽ xuất hiện. E dopo tutto questo percorso di comprendere possiamo capire molto meglio e apprezzare la compassione. Không phải là một tình thương bình thường nữa, mà đó là một tình thương tinh khiết, một tình thương vô điều kiện, tình thương với tất cả muôn loài, với thế giới và với cả vũ trụ bao la này. Questo non è più una emozione ordinata, ma è diventare un grande amore per tutta la forma di vita. Khi chúng ta có sự thấu hiểu, chúng ta sẽ có tình thương. Quindi bisogno di comprendere tutto e da lì possiamo avere la compassione. Một câu hỏi đến một diễn giả đến từ Mỹ. Xin mời ông Scott ạ. Vâng. Adesso passiamo la parola a Scott. It's important to understand that taking a journey of compassion is not something that Tank has to do. He's a successful entrepreneur with a beautiful family, and any normal person could be content to just stop there. However, Tank finds the philosophy of compassion to be the most important value that he lives his life with. And so it's so important that this is why he is choosing to share this journey of compassion with the world. So yes, the ideas he shares do match the life he lives. Thưa đại biểu, là người cha sinh ra con thì chúng tôi gia đình chúng tôi, cha mẹ dạy cho con là biết tình yêu thương gia đình, yêu thương đồng bào, yêu thương nhân loại. Cái tình yêu chúng tôi dạy cho con là tình yêu truyền thống, theo cái cách sống giống như tất cả những gia đình Việt Nam, là biết yêu thương cha mẹ, biết thương gia đình, biết yêu thương đồng loại, và theo kiểu truyền thống chứ bình thường, như là bầu ơi thương lấy mi cùng, tuy rằng khác giống nhưng chung một dạng. Nella mia famiglia insegniamo i figli con l'amore. Questi sono i valori tradizionali che vogliamo trasmettere ai nostri figli. È proprio l'amore verso i genitori, l'amore verso i parenti, verso gli amici e verso i cognati e anche verso il paese.
e questi come in vietnamita abbiamo un modo di dire che dobbiamo amare anche tutto quello che ci sta ci sta intorno da poter ottenere un grande amore. Gia đình tôi cũng như bao gia đình khác ở Việt Nam dạy con theo cái truyền thống là cha ông của chúng tôi dạy chúng tôi và chúng tôi dạy các con, nhưng ở Hải Hưng Thanh có cái sự khác biệt so với các đứa con khác. Nó nhận được cái sự dạy dỗ của cha mẹ theo cái truyền thống, nhưng nó cũng nắm được những cái vấn đề của vũ trụ của nhân loại mà trước đây chúng tôi không nắm được, và nó đã được kết được cái tình thương chúng tôi dạy cho Thanh ấy, là nó là theo phương pháp truyền thống, còn Thanh ấy, tình thương của Thanh nói ấy, tức là sự thấu hiểu bản thân, thấu hiểu là từ thấu hiểu bản thân bên đến thấu hiểu người khác, và biết thấu hiểu hoàn cảnh và biết chia sẻ. Thì thấu hiểu như vậy, biết chia sẻ và biết kiến tạo được giải pháp, nó đúc kết thành hành thuyết, thành nguyên lý. Còn chúng tôi đó là những cái điều mà chúng tôi nghĩ mình sinh ra con, nhưng mà tôi cũng học được ở đó cái cách sống, cách đó tổng kết tình thương thành một cái hành thuyết, thành nguyên lý để bản thân tôi cũng học, là cha cũng học lại được đó, những cái điều đó để chúng tôi sống cuộc sống an nhiên tự tại. Quindi a casa mia noi insegniamo i valori tradizionali di come di amare tutte le persone intorno. Questo penso che sarà uguale a tutte le altre famiglie in Vietnam. Ma la cosa particolare e molto straordinaria è che il nostro figlio ha ottenuto l'idea per scrivere il libro ed ha assunto e portare questo amore in un altro livello, diventare la compassione, e ha specificato il principio della compassione e di comprendere noi stessi, comprendere gli altri e comprendere le circostanze, e da lì possiamo portare inoltre l'amore, portare a un altro livello, e così possiamo arrivare a risolvere problemi globali. E quindi come un padre io imparo anche da mio figlio. Giá điệu tình thương và để thì chúng ta đã có một gia đình tình thương, và từ nơi đây tôi hy vọng rằng chúng ta sẽ xây một gia đình nhân loại của tình thương. Khi chương trình hội thảo đã bắt đầu, họp báo đã bắt đầu, thì ngài Jose Mundo đã có sáng kiến và để cái hạt giống tình thương được gieo ngày hôm nay sẽ được mỗi chúng ta nảy mầm trong tâm thức của chúng ta. Và ngài Mundo đã đưa cho tôi một đề xuất và sẽ thực hiện vào sáng ngày mai, và xin nhiều lời ngài trong cái buổi cho những lời cuối cùng để cho những cái hạt giống tình thương nảy mầm và cái giải pháp của nhân loại. Dopo questo mini concerto di compassione, io spero che poi possiamo costruire una comunità di compassione, di portare questa compassione a tutto il mondo, come un disegno che continuiamo oggi e poi crescerà e diventerà un albero forte. Siamo arrivati alla conclusione, ovviamente i ringraziamenti vanno a Monsignor Gervais, e per questo noi abbiamo dei fiori dallo sponsor, la Fondazione Alberica Fido della Torre. Abbiamo i fiori per Monsignor Gervais. Picture, watching there, picture. And then Tan give the flower to Irina, And then we have a flower, abbiamo i fiori per Maria Sole, grande
Maria Sole. Okay. Tan, please. In reality noi abbiamo i fiori anche per la moglie di Tan. Please give the flower to Kate. Okay, please stay. Ok, grazie a tutti per questa splendida serata. Thank you.